Buongiorno a tutti amici, secondo giorno a Kuala Lumpur, stiamo uscendo, sono le 11:20. 2 ore di editing, 1 ora di allenamento. Con me? Buongiorno Dado, buongiorno anche alla Rita. Buongiorno. Siamo pronti per uscire. Siamo pronti. Andiamo a vedere le Batu Caves. Andiamo a vederlo, lo scopri quando arriviamo. Appena siamo giù chiamiamo Grab. Conviene chiamarlo proprio dal punto dove, perché se lo chiami da qui, da casa, magari gli può risultare che siamo dall'altra parte del palazzo, quindi in un'altra strada. Bisogna essere proprio nel punto in strada. Andiamo. Adesso vediamo che temperature ci sono fuori, ma ci saranno come sempre più o meno. Dov'è? Targa VDW 8260. 5 minuti e qui. Dado Batu Caves. Sì. Sai cosa vuol dire? No. Caves, grotte, credo. Ah, ok, ho capito. Belle. Belle, ragazzi, andiamo a vedere una bella cosa. Abbiamo in corpo esclusivamente 2 fette di pan bauletto e un bicchiere di tè, quindi di acqua. Oggi abbiamo mangiato in casa Io il latte sono tipo... e abbiamo un po' di fame. Oggi pranzeremo un po' prima. La nostra macchina è dietro l'angolo e dovrebbe comparire adesso, velocissimi. E poi per arrivare alle Batu Caves bisogna vedere, appena arriva da qui in poi parte anche il tempo per arrivare là. Eccola qui, VDW 8260. ok. E una volta che arriva il signore con la macchina ci dice quanto tempo ci vuole per arrivare a destinazione. Servono 24 minuti. 24 minuti al fresco, però comodi, e siamo a vedere una delle attrazioni numero 1 di Kuala Lumpur. 24 minuti e ci vogliono 17 mir. È una fesseria, cioè tipo 3 euro, 3,50 euro. Che poi non so da dove ce lo siamo tirati fuori questo mir, questo rim. Si chiama Ringgit, la moneta malese, ragazzi. Ce l'ha detto il signore perché mi ha sentito dire mir. Però se vai a fare un cambio online, scrive se non sbaglio mir, vado a vedere e torno qua per dirvelo. Eccomi di nuovo per spiegarvi tutto. Sì, si chiama Ringgit, però sì, la sigla è MYR e la M sta per Malaysia, eccetera. 5 volte, il cambio è molto semplice, 25 mir sono 5 euro, sono quindi 5 volte da dividere per 5, ok? Quindi 5 saranno 1 euro, 25 5 euro, ok? Siamo arrivati, c'è un traffico pazzesco, molti turisti, moltissimi. Comunque le Batu Caves sono un complesso di grotte e templi indù, situato appena fuori Kuala Lumpur. Sono famose per la statua dorata di Lord Murugan. E poi ci sono 272 gradini colorati che faremo per arrivare alle caverne. Andiamo a vedere, ma c'è un po' di casino. E adesso ci aspettano 372 gradini. Ok, altri 15 rig per la gonna di Rita, perché non si può salire in minigonna, e siamo pronti per affrontare 372 gradini. Guardate quanta gente c'è, e sale e che scende.
con i suoi 42,7 metri, una delle statue più alte dedicate a questa divinità. Toglie il cioccolato, gli piace solo la crema. Siamo riusciti a fare tutti i gradini alla grande, siamo sportivi, tutto libero e non si paga da nessuna parte, credo. Il signore è addetto alle candele, a costruire le candele, il lavoratore. Vendono qua, vendono fiori, vendono candele, vendono forse anche ogni donazione, soprattutto per le benedizioni. Bella questa escursione, David. Sì. Belle queste grotte, bello questo santuario. Sì, è fantastico. È troppo bello scoprire religioni, usanze, tradizioni degli altri popoli. L'1:30 già Rita, vero? L'1:15. Ah, l'1:15, meno male. Adesso andiamo a pranzo e poi andiamo a visitare qualcos'altro. Tra l'altro stamattina abbiamo mangiato solo, vi ho già detto, tè e pan bauletto, quindi stiamo morendo di fame, ci siamo anche allenati, fatto tutti questi gradini, ci fermiamo da qualche parte a mangiare qualcosa. Abbiamo calcolato male i tempi perché è ora di pranzo, qui non ci sono ristoranti, ma ormai sono arrivato nella moschea e la voglio filmare, moschea nazionale della Malesia. Quindi ci mangiamo un gelatino da questo ragazzo, così almeno magari duriamo un'altra oretta e pranziamo alle 2:30. Così il gelatino è dentro, se no avrei sprecato il grab, il taxi praticamente per venire sino a qui. Mi dispiace. Abbiamo mangiato un gelatino, come vi ho spiegato, per poter visitare questa moschea e poi andare a pranzo. Invece mangio il gelatino, mi presenta all'ingresso e mi dicono musulmano, io no, non puoi entrare sino alle 3:30, quindi abbiamo fatto tutto per niente. Vabbè, comunque quindi ce ne andiamo a pranzo adesso. Ci siamo mangiati il gelato come aperitivo e poi pranziamo. Rita, in un giorno abbiamo visitato i 10 punti, ci mancava questa moschea e ci mancano è questo centro commerciale dove stiamo andando adesso. Poi abbiamo visitato già tutto, quindi andiamo a Malacca dopodomani e domani magari facciamo piscina o Una giornata di relax. relax, sì.
Forse sarebbe bastato addirittura un giorno in meno, ma una giornata di relax tra un po' di editing, un po' di piscina non guasta. Adesso un mall gigantesco al centro di Kuala Lumpur. Centro commerciale immenso nel centro di Kuala Lumpur, Ci piacerà anche questo. Sono tutte le più grandi griff mondiali. E c'è anche fresco. E pranziamo. Vedete? Appena entrati, Cartier e Louis Vuitton. Questo sì che è un centro commerciale abbastanza elegante. Queste cose si possono vedere solo in questi paesi. È meraviglioso. Vale la pena anche venire a passeggiare in un posto del genere, anche se noi non li amiamo. Ma dove l'abbiamo mai visto un centro commerciale così? Di Rita, dove l'hai mai visto un centro commerciale così? A Dubai. Solo a Dubai, dice Rita. Siamo nella zona per mangiare. Questo si chiama Paris Baguette Patisserie. Ci siamo seduti da Michelangelos. Tutti i piatti italiani, scritto in italiano, è fantastico. E prezzi, diciamo, non esagerati. Calamari fritti 35, vuol dire sono 7-8 euro, va benissimo. Ragazzi, quindi siamo da Michelangelos e abbiamo un sacco di piatti italiani paurosi. Il direttore è sardo, adesso ve lo faccio vedere. Paolo Pala si chiama. Non è il direttore, è lo chef. No, adesso vediamo, Rita, aspetta un attimo. Presumo sia lo chef. Si chiama il direttore, con amore, Paolo Pala. E adesso assaggiamo anche questa cucina. Io ho preso degli gnocchi al gorgonzola. Linguine e frutti di mare. E Dado Ragù. uguale, davvero, di nuovo. No, era pieno però è un ragù di alta. di alta qualità. Le fettuccine al ragù per Dado. La pasta di Rita, vabbè, sempre fettuccine, non si sa. E per me invece gnocchi di patate. Vediamo se Paolo Pala ne sa, Questi gnocchi di patate al gorgonzola, amici, non dovrebbero essere male. Viva il vino e viva le quantità. È da un po' di tempo, da poco, da qualche tempo, che sto amando i formaggi, che ne so, la pizza ai 4 formaggi, squisita. Gnocchi al gorgonzola, squisiti. Non ne prendevo mai, mai presa la pizza ai 4 formaggi in vita mia. Mi fa impazzire, gnocchi al gorgonzola mi fa impazzire. Prima di sedermi volevo ordinare anche il secondo. Per fortuna poi ho ordinato il primo e le ho detto vabbè, dopo vediamo. Bel piattone di gnocchi al gorgonzola e calice di vino, sto benissimo. Basta, va bene. Adesso ci facciamo una passeggiatina nel centro commerciale. Ormai Davide di Lenta ne fa minimo 20 unità al giorno e quindi stiamo prendendo 2 scatole di insulina che più o meno costano come in Italia, 50-60 euro, qua 60. Rientriamo a casa, ci siamo risolti, però prima di rientrare il problema insulina l'abbiamo già finita in Thailandia e l'abbiamo dovuta ricomprare 2 penne di Lenta, pagate 60 euro 2 penne, qui 60 euro e una scatola, cioè 5 penne. Abbiamo preso 2 scatole, abbiamo speso 120 euro, ma abbiamo 10 penne, siamo tranquilli.
Thailandia carissima anche sotto questo aspetto, incredibile. 30 euro una penna. Per noi, quando c'è qualche cosa per Davide, ovviamente iniziamo ad avere preoccupazioni. Abbiamo camminato moltissimo oggi a piedi, sono le 5:30. Adesso costumino e piscina, relax assoluto, bellissimo. Abbiamo fatto un bel giro anche oggi e risolto un problema. Siamo arrivati nel nostro palazzo. Oh, casa, dolce casa. Voglio sdraiarmi, non ce la faccio più. Bene, adesso io e Rita saliamo su e ci rilassiamo un attimo. Non vi portiamo, tanto il panorama l'avete visto, la piscina idem. Ci vediamo dopo, quando poi andiamo a cena. La Rita è strapronta, vero? Sì, Strapronta per uscire. Andiamo a mangiare dove? in uno steakhouse qui vicino, ti sto mandando la posizione. Va benissimo. Abbiamo trovato il ristorante, si chiama in francese... Boh, comunque si mangia carne, andiamo a vedere cosa c'è di buono. Pesce, io mangio pesce. Davvero? Sì. E io ho dato? Carne. Bisteccona. Io non ho ben capito dove stiamo entrando, non mi sembra un ristorante. Andiamo a vedere, Andiamo a forza. vedere. Primo piano. È un bel ristorantino con la terrazza, all'aperto. È un po' sperduto, però... Ma è bello, il ristorante è bello, sembra bello. Abbiamo preferito stare all'aperto in modo tale da non patire freddo. Siamo sotto dei bellissimi grattacieli come sempre. Ok, vediamo il menù. Abbiamo scelto io e Dado un cheeseburger con manzo, di manzo, e un pollo arrosto con patate e verdure. E Rita invece ha preso del salmone. L'hamburger ce lo dividiamo in due e il pollo idem. Diciamo che non è un ristorante molto economico e quindi non mi piace prendere carne e spendere tanti soldi, quindi ci siamo presi un polletto, un cheeseburger e spendiamo il giusto. Rita il salmone e spende il giusto. Quanto spendi per un piatto con salmone? Intorno ai 18 euro se non sbaglio. sì. Quindi va bene. Locale francese, salute a tutti amici. Sì. Ci hanno già portato le insalate Per rimanere più leggeri. e poi adesso ci porteranno la carne, quindi pollo arrosto, cheeseburger e salmone abbiamo detto, eh? Hanno portato anche 4 salse, creme, vabbè, una è maionese, una è piccante, un'altra non ho capito e l'altra nemmeno, quindi va bene. Questo è il pollo arrosto, però poi non capiamo bene come sia fatto, ma adesso lo tiriamo fuori da lì e ve lo diciamo. E questo è un hamburger classico di manzo. E questo è il salmone di Rita. Il salmone sembra bello, ma le patatine per niente. Le patatine sembra che siano fritte, rifritte e strafritte, cioè non sono patatine da mangiare. Buon appetito a Dado. Buon appetito. Ha già le prese col pollo, adesso lo togliamo da lì e vediamo di assaggiarlo. Almeno l'odore è fantastico. Ah, meglio così. E dopo la cena 2 passi sotto le Petronas, perché sono sempre meravigliose, di notte sono incredibili. Non sappiamo quando torneremo e quindi siamo sdraiati in questo pilastro e ce le godiamo 10 minuti e questa è la nostra vista. Costate 1,6 miliardi di dollari. Inizio lavori 1993, finiti nel 1998, solo 6 anni. Progettate dall'architetto argentino César Pelli e sono state per un periodo gli edifici più alti del mondo. Uova per la colazione, cerchiamo di fare una colazione a casa, ci manca troppa roba, non si trova neanche del pane, neanche del pan bauletto, vabbè.
Buongiorno a tutti amici, 8 del mattino, tra 2 secondi arriva Andrew, il ragazzo che è venuto a prenderci all'aeroporto e ci porterà a Malacca. Oggi visiteremo una città storica, famosa per il suo ricco patrimonio culturale e la storia coloniale diversificata. È conosciuta per i suoi edifici storici, mercati vivaci e una fusione unica di culture. Andiamo? Buongiorno ad Ado! Salve. Buongiorno. E buongiorno alla Rita con le banane in valigetta, giusto per fare uno spuntino. 8 in punto, si scende, speriamo che sia puntuale anche il nostro Andrew, perché ha detto che c'era traffico che già stava tardando un po', Le prime luci del mattino. Hello, hello. Siamo in 3. 3. Siamo in viaggio, c'è un bel traffico, purtroppo Andrew ha fatto tardi e quindi non può più venire, era in mezzo al traffico, incidenti, non lo so che problemi ha avuto, e quindi stiamo andando con un Grab, credo 2 ore per arrivare a Malacca, e poi probabilmente torno sempre con questo signore. Ho già voglia di dormire. E dormi, sei tranquillo. Sì. C'è una bella macchina comoda, interno in pelle. È vero, quello l'ho notato, è bello sta macchina. Certo. Guardate il traffico che c'è, orario previsto d'arrivo 10:30, 10:15, speriamo. Ci aspetta un bel viaggio, è 1 ora e 51 minuti, 148 km. Dall'altra parte c'è un traffico congestionato, non si muove nessuno. E cosa dobbiamo fare? Ci rilassiamo, ci godiamo il viaggio, la macchina è comoda, manca molto. E per fortuna che siamo in questa direzione, se fossimo nell'altra sarebbe meglio andare a piedi. Comunque appena usciti da Kuala Lumpur il traffico è subito scorrevolissimo. Dopo 2 ore di macchina siamo arrivati al centro di Malacca, adesso qualche minuto e scendiamo. Una bella città, vediamo, per il momento curatissima come Kuala Lumpur, una città di 1 milione di abitanti più o meno, quindi non piccolina, non un paese. Benvenuti a Malacca, 2 ore e un quarto e siamo arrivati nel centro. Ho anche dormito 10 minuti, è comodo, tranquillo. Allora, appena siamo arrivati abbiamo trovato tanti di questi come si chiamano? Tuk tuk però a pedali, dai, chiamiamoli così perché non mi viene il nome, adesso non mi ricordo. Vedete? Tutti questi è pieno, sino lì dietro. Non so i prezzi, comunque sicuramente ti portano a fare... Oh, Davide e Rita, eccovi qua. Anche noi, che belline queste. Sì. Dicevo, ti portano a fare il giro della città, perché da quello che ho capito si fa proprio un giro in tondo, in cerchio, per visitare le cose più importanti. Io ho una lista di 5 punti e vediamo cosa riusciamo a vedere. Memoriale della dichiarazione di indipendenza nel 1957. E adesso facciamo 2 passi dentro questa fortezza portoghese. Non so se sia la chiesa o proprio il castello, la fortezza. Adesso lo scopriamo. Ci troviamo nella fortezza portoghese costruita nel XVI secolo durante l'occupazione. È una delle strutture europee più antiche in Asia. Oggi ne rimane solo una piccola parte conosciuta come Porta de Santiago. Questa è la più antica struttura europea in Asia. Ne rimane una piccola parte, a un certo punto si sono accorti che era molto importante, l'hanno preservata, un'attrazione turistica rilevante.
Queste alla fine sono solo non sono tombe, chiamiamole strutture commemorative, personaggi importanti che hanno senz'altro vissuto quest'epoca e fatto parte di questo periodo. Non sono vere e proprie tombe, non ci sono dentro i resti di nessuno. Scendiamo giù e continuiamo il giro. Questa zona diventa carina e dopo ci ritorniamo perché stanno, mi sembra, piano piano aprendo tutti questi stand. E magari c'è anche cibo, vedremo, magari si mangerà in giro così. In onore dei portoghesi qui fanno il pastel de crema, pastel de nata. Li assaggiamo? Sì, Sì? 3 pastel de crema. Pastel de crema, quindi in onore dei portoghesi, dato? Sì, Vabbè. mangio anche lo stagnolo. Questo pastel de crema mi ha messo un po' di appetito, è mezzogiorno, passeggiamo ancora mezz'oretta e poi ci cerchiamo o troviamo un posto per mangiare. Guarda che ho fatti con le noci di cocco, Rita. Gan Bon Leong è stato Mister Universo, Mister Asia, Mister Melaka, Mister Malesia, ovviamente. Il padre dei bodybuilder in Malesia. Che bestia doveva essere. Beh, Mister Universo. Bisogna vedere in quali anni, adesso lo cerchiamo. Mister Asia nel 1953. Mister Universo ad honorem nel 2000. Il Cheng Hong Teng è il tempio cinese più antico della Malesia, fondato nel 1645. È dedicato a Kuan Yin, la dea della misericordia, e possiamo apprezzarlo insieme. Questa invece è una moschea, si chiama Masjid Kampung Kling. Oggi siamo finiti a casa di un malese. Sicuramente era proprio casa loro e poi hanno tirato fuori e organizzato questo ristorantino. Vedete, ci sono i loro mobili, la loro cucina, la loro TV di un tempo a tubo catodico. Guardate i prezzi: 7 ring, 12, 15, 7 sono 1 euro, 5 sono 1 euro, 7 sarà 1,20 euro questo piatto.
Ragazzi, pranzato bene a casa di Zin, pagato pochissimo, quindi ottimo. Ciao Zin. Abbiamo mangiato, adesso proseguiamo per la visita di Malacca. Bravo ragazzo, ci ha anche consigliato una cosa da vedere che sarebbe bella di notte perché c'è una ruota panoramica, delle piscine, però noi non credo che rimarremo sino alla notte, siamo in giro dalle 8 del mattino. E poi c'è un caldo spaventoso ragazzi, ma da star male, cioè proprio da star male. Rita va a passeggiare, io e Dado ci facciamo fare un massaggio ai piedi. Adesso ce li lavano, l'acqua bollente. Guardate di che colore c'ha i piedi Dado. Caldissimo. Madonna. Ok. 3:30 hả? Figlio degno di papà. Pagato 76 ringgit. Sì. Sono la bellezza di 15 euro. 7,50 € a testa, 40 minuti di massaggio ai piedi a testa, bellissimo. Mi sono addormentato mezzo russando. Invece si usa ruttare, sentivo ogni tanto i tipi che mi massaggiavano e ruttavano di brutto. Forse è un segno di quando uno mangia bene, sta bene e rutta. Caldo e caldo. Di più, non è possibile passeggiare con queste temperature. Siamo entrati a farci massaggiare i piedi proprio per prendere una boccata di fresco. Un phon qua fuori, c'è sempre più caldo man mano che scendiamo. Credo ci sia più caldo della Thailandia. Vabbè, poi nelle città, magari in Thailandia andavamo al mare. 5 minuti, aspettiamo la barca che ci riporta al punto di partenza dove ci ha lasciato il signore col Grab stamattina. Non sappiamo i prezzi, ma non penso che costi moltissimo tornare lì. Ho appena scritto al signore che ci ha portato qui di Grab, sicuramente ci ha portato, poi lui è rimasto qui in zona, avrà anche pranzato, non gli conveniva tornare a Kuala Lumpur e lavorare a Kuala Lumpur, gli conveniva di più stare qui fermo e poi riprendere noi e riportarci a Kuala Lumpur. E infatti mi ha detto 10 minuti ed è qui. Oh, good. Good. Good.
Nel frattempo ci beviamo un'anguria. Dobbiamo tornare a casa, sono le 4:30 e ci vuole magari anche 2 ore e mezza, quindi potremmo essere alle 7 lì, anche di più, dipende dal traffico. Dobbiamo rientrare, chiudere le valigie, compilare dei documenti e poi ragazzi salutiamo anche la Malesia. Il tempo di un'anguria e la macchina è già qui, rientriamo. 4:30 spaccate, dovremo arrivare alle 18:39, ci vogliono 2 ore e 10. Non è che mi stessi lamentando, però dicevo che c'era molto caldo. Sono entrato in macchina e c'è la temperatura, segna la temperatura. Ci sono 38 gradi ragazzi, 38 gradi. Rita, caldo vero? Calduccio. Qua no. Qua sta bene. Ce l'abbiamo fatta ragazzi, siamo a casa 6:30. Bella giornata impegnativa, divertente, caldo da morire, bella città, spero che vi sia piaciuta. Noi visitiamo le cose anche per voi. Ecco qui, casa dolce casa. E l'abbiamo fatta anche oggi amici, ce l'abbiamo fatta. Adesso doccia, Rita lava tutto. Adesso ci rilassiamo un secondo, ci vediamo per cena. Qua c'è il nostro amico Niazio, rimangiamo qui, domani si parte. Eccolo qui Niazio, buonasera. Buonasera amico. Allora, Ciao, come stai Niazio? Ciao, ok. Non si brinda con l'acqua, però saluti a tutti ugualmente. Qui siamo ritornati perché si mangia davvero bene, si spende il giusto. Guardate che bello questo piatto, carne di manzo sfilacciata, verdure, pane grigliato dentro, Parmigiano. parmigiano. Ragazzi, è arrivato il piatto, era molto più di così, ma papà se l'è finito in un secondo. È arrivato, io ho preso un quadratino così. E io ho mangiato Lo tutto il stavo resto. masticando, l'ho guardato e mancava un pezzo così grosso. Come fai? E poi abbiamo questo piatto di tagliatelle con pollo, forse è fritto, grigliato anche questo. Una classica bolognese. Bolognese. Buon appetito. Bellissima cena, avete visto quanta roba? Abbiamo pagato 40 euro solo. Sono 13 euro a testa, ma abbiamo mangiato benissimo. È iniziato a piovere, stava tuonando tutta la cena, adesso sta piovendo, ma noi rientriamo a casa, siamo stanchissimi. Domani mattina alle 9:30 dobbiamo essere sotto casa con le valigie pronte. Si parte! Sta piovendo forte e sembra rafforzarsi. Ragazzi, con la pioggia salutiamo la Malesia e Kuala Lumpur. Ci vediamo alla prossima avventura, domani mattina. Ciao, buonanotte a tutti. Buonanotte.